Tutti noi ci siamo chiesti se esiste l'altro mondo. Comprate questa boa per scoprirlo. Recensiamo la boa mimetica, anche chiamata sfera, della Salvimar, addetta loro ad alta visibilità. Allora, questo è il secondo degli strumenti di attrezzatura con il quale ho rischiato l'incidente, perché mi sono passate due barche, una di seguito all'altra. Una di queste era una barca di pescatori con le canne, quindi c'erano diverse canne messe su tutti i lati, e quindi si è rischiato ancora di più. L'altra invece era uno yacht normale che però non mi ha proprio visto e notavo che mi puntava, quindi era una rotta di collisione contro di me. Ho osservato la barca e poi ho notato che proprio lei non continuava a non vedermi e mi avrebbe preso in pieno. Quindi ho subito iniziato a nuotare velocemente e ritornare, allontanarmi il più velocemente possibile, e nonostante questo, quindi nonostante io mi fossi allontanato, comunque la barca mi è passata vicino. Questo per farvi capire quanto si è avvicinata. Quindi due barche che non hanno visto, due barche a distanza di un'ora che non hanno visto la boa, ed ero a un 400-500 metri dalla riva. Dopo aver visto che queste due barche non mi avevano notato, ho osservato più attentamente la boa e ho visto questa boa innanzitutto è fornita con una sagola di 25 metri, e quindi notavo che già a 20 metri, 25 metri la boa non si vedeva, perché le increspature dell'acqua, e il mare era quasi calmo, la coprivano completamente. Ma c'è un altro problema. Il problema più grave di questa boa è la colorazione, perché è una boa mimetica che loro pubblicizzano come boa ad alta visibilità, ma non è così. Ha una colorazione di giallo, verde, rosso e arancione, e il problema è che nel caso in cui l'acqua del mare non sia limpida, quindi nel caso in cui il mare sia torbido, questa boa si confonde con il colore dell'acqua. Io già a 25 metri non la vedevo, quindi ho capito che non era colpa delle barche, anche se ovviamente loro sicuramente dovevano stare più attenti, però io già a 25 metri la boa a stento la notavo. Quindi questi due sulle barche non è che avessero tutte queste colpe. La boa non è visibile quindi per questa colorazione, e non è visibile perché in mare la sfera tende a non restare completamente dritta, ma tende ad inclinarsi. Inclinandosi, questa bandierina, che già di per sé non è molto grande, più si va ad inclinare, la boa perde in altezza e quindi facilmente si viene a coprire con le onde. Le onde che anche se coprono metà di questa sfera, poi diventa comunque impossibile notare la boa. Un altro problema di questa boa è nel gonfiaggio, perché come vedete qui è l'air pocket, quindi da qui si gonfia la boa, non ci sono altre fessure, quindi è da qui che si gonfia, ma come vedete gonfiandola la valvola qui si va a schiacciare dal tessuto, perché il tessuto stringe parecchio, e quindi non si ha la certezza che chiudendo l'aria non esca lo stesso, perché la valvola è sottoposta e pressata da entrambi i lati molto. Quindi questa è un'altra situazione che per quanto riguarda la sicurezza non è il massimo. Poi il problema è che la parte dell'air pocket, quindi della camera d'aria, non si va a chiudere. Se noi la andiamo a sgonfiare, e adesso vi faccio vedere il problema di cui parlavo prima, tolta la camera si sgonfia da sola, perché appunto è pressata sui lati. Questo ne riduce la sicurezza, vedete? Si sta sgonfiando e io
non tocco la boa, non tocco la camera d'aria, quindi vedete, da sola si è già sgonfiata, perché i due lati del tessuto premono su entrambi i lati. Comunque, nel caso in cui uno la andasse quindi a sgonfiare un po' e poi l'air pocket risulta ancora, ecco vedete, anche avendola sgonfiato così tanto, l'air pocket continua a non chiudersi. Ecco, forse facendo un po' di forza ci si riesce. Soltanto a questa intensità si va a sgonfiare, ma poi come vedete il quadratino è tenuto ancora di meno, quindi si piega ancora di più, la bandierina si piega di più e quindi non è un caso che i due barcaioli mi siano passati così vicino. Non essendo visibile la bandierina di questa boa, ho pensato di sostituirla con un'altra, dove ho fatto dei fori e ho messo una bandiera in tela, ma il problema è molto più alta. Il problema è che comunque la boa non la regge, quindi una volta messa quest'asta artigianale cade e quindi l'asta resta in mare. L'asta resta in mare, soprattutto perché questo quadratino in plastica è molto mobile, quindi si muove molto, quindi una volta messa quest'asta più pesante cade. La situazione quindi non è risolvibile artigianalmente. Passiamo ai pregi di questa boa, che sono innanzitutto i ganci presenti sulla parte inferiore, e questa è una cosa che dovrebbero avere quasi tutte le boe, perché ci si possono attaccare di tutto, la sagola a questo moschettone girevole, ci si può attaccare un retino, di tutto, qualsiasi cosa, una tenuta a stagno, quindi questi sono dei ganci ottimi. L'altro pregio di questa boa è il tessuto, perché c'è una camera d'aria interna e c'è un tessuto che la riveste, che è molto forte, è molto resistente, quindi è molto difficile che la boa si vada a bucare nel caso in cui si pesca vicino a degli scogli. Questo è tutto, grazie per aver visto il video e buona caccia!